Io ho una zia che sta a Forlì, cantava un antico adagio popolare. Ebbene, mi trovo proprio a Forlì, così posso capire che cosa ci sia qui di così incredibile da far impazzire le zie. E questa è Cesena, a una ventina di chilometri da Forlì. Qui c'è la biblioteca civica più antica d'Europa, ma non è in una canzone sulle zie. Forlì è sulla via Emilia, anche Cesena è sulla via Emilia. Forlì ha una rocca, anche Cesena ha una rocca. Forlì ha dei cestini a forma di uovo, Cesena ha cestini a forma di missile o di supposta. Siccome il capoluogo di questa provincia è sia Forlì che Cesena, vi parlerò di queste due città insieme in un duello romagnolo all'ultimo Sangiovese. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a un documentario con un disturbo bipolare. Sto per raccontarvi i capoluoghi della provincia Forlì-Cesena. Forlì e Cesena sorgono a una ventina di chilometri di distanza lungo la nostra carissima via Emilia. Il nome Cesena si pensa derivi dal torrente che attraversa la città, il Cesuola. Ora c'è il fiume Savio, quindi dovrebbe chiamarsi Saviena. Siccome la via Emilia è costretta a curvare per raggiungere la città, i romani chiamarono la zona anche la Curva Cesena, usanza viva ancora oggi allo stadio di Cesena. Il nome Forlì, invece, deriva da Forum Livi, il foro di Gaio Livio Salinatore, il romano che la fondò nel 188 a.C., proprio al crocevia tra la via Emilia e la via Consolare per andare in Toscana. Insomma, non la fondò in un posto a caso, ma proprio Forlì. Merlo di Forlì, anche detto Merlì. Schippiamo la parte antica in cui non succede nulla di che e arriviamo direttamente quando si massacrano, il meraviglioso Medioevo. Cesena diventa libero comune nel 1180. Il XIII secolo è caratterizzato da talmente tanti casini che Dante, e chi se no, nel canto 26esimo dell'Inferno nota: «E quella cul Savio bagna il fianco, così come ella sia tra il piano e il monte, tra tirannia si vive e stato franco». Che tradotto è: come Cesena vive tra pianura e collina, così in quell'epoca si viveva tra pace e tirannia e scavezza collo. Ma prima delle botte andiamo a farci benedire. La cattedrale di San Giovanni Battista, poco fuori la piazza centrale, in stile gotico romano, conserva nella cripta le spoglie di San Mauro. Molto simpatiche le vetrate. Ma la vera chicca è poco fuori il centro. Sul Colle Spaziano si erge l'abbazia di Santa Maria del Monte. Oltre al posto suggestivo con una bella vista sui vigneti e la città, possiede una delle più importanti raccolte europee di ex voto dipinti. Gli ex voto sono dei cimeli che i fedeli producono e donano alla Chiesa dopo aver ricevuto una grazia divina o per chiederne una. L'aspetto affascinante è che partono dal 1400 fino ai giorni nostri e sono rappresentate scene quotidiane di malattie, incidenti, disgrazie, incendi, esorcismi. Tutti finiti bene, sono bollino PGR per grazia ricevuta. Anche a Forlì il Duomo si trova poco fuori la piazza principale, la cattedrale della Santa Croce. All'interno si trova la Madonna del Fuoco, una delle più antiche xilografie, scampata ad un incendio di una scuola. Il sole e la luna non sono molto felici. Ecco un dipinto di cosa è successo. È la protettrice di Forlì. Questa invece è la Madonna della Ferita. Si dice che venne colpita da un forlivese che perse il gioco e dalla ferita sgorgò sangue. Insomma, le Madonne a Forlì hanno una vita spericolata. Tortelli, ricotta e spinaci, burro e salvia prima del parmigiano, dopo il parmigiano. Dolcetto pesca romagnolo. A Cesena c'è Piazza del Popolo, la principale della città, con boom, un muro della rocca malatestiana prepotentemente davanti. Questo è il Palazzo Comunale o Palazzo Albornoz, molto giallo Parma. Dall'altra parte un sacco di bei palazzi neoclassici ed eclettici. Civetta di Cesena. Forlì risponde con Piazza Aurelio Saffi, una delle piazze più grandi d'Italia. Aurelio Saffi fu un patriota italiano, venne intitolata così nel ventennio. Oh, ma ci arriveremo al ventennio. Queste sono le poste. Sì, ma cavate.
Quel campanile che certo si fa notare è della chiesa di San Mercuriale. San Mercuriale fu il primo vescovo di Forlì, uccise un drago una volta. Una delle prime raffigurazioni scultoree del presepe sul portone. Il campanile vi ricorda qualcosa? Sospettosamente simile al campanile di San Marco, perché i veneziani si ispirarono a questo campanile per il loro. Dato che è mega alto, ho deciso di salirci in cima. Non fatelo a casa, mi raccomando. Io ho usato un permesso speciale, ovviamente. E in cima cosa mi trovo? La Madonna del Fuoco. Oh Madonna del Fuoco, aiuta il mio obiettivo a mettere a fuoco la città dall'alto. Da qui si può vedere tutta Piazza Saffi e oltre. Auto tipica di Forlì. La famiglia più importante che governò a Forlì e poi a Cesena fu quella degli Ordelaffi. Per farvi capire il tenore, ospitarono Dante Alighieri, è sempre lui, sì. Al tempo se non ospitavi Dante Alighieri non eri nessuno. Anche i signori Ordelaffi hanno il problema della pubblicità. Il cardinale Egidio d'Albornoz, esatto, quello del palazzo di Cesena, sono sempre le stesse persone che girano qui. Un cardinale guerriero incaricato di riportare ordine nei territori papali, tipo Forlì e Cesena, nel 1360 eresse proprio a Forlì la rocca di Ravaldino, poi ingrandita da Pino III Ordelaffi. Una rocca che avrà la sua storia movimentata, soprattutto quando ospiterà Caterina Sforza, una contessa decisamente frizzantina di cui parleremo più avanti. Presentatore televisivo nato a Forlì. Anche Cesena finisce sotto il dominio della famiglia degli Ordelaffi, che dominarono la città dalla loro rocca. No, non questa, questa. Gli appassionati di edilizia medievale avranno notato qualche cedimento. Questo perché venne distrutta nel famigerato massacro dei Bretoni, in cui il cardinale Roberto di Ginevra, soprannominato il Boia di Cesena, per uno screzio tra i suoi soldati e alcuni cesenati, ordina alle sue truppe mercenarie bretoni di prendere la città e farne le peggio cose. Si contano dalle 4.000 alle 5.000 vittime, una delle più grandi stragi civili del Medioevo. Direi che sono doverosi degli strozzapreti con ragù di stridoli e formaggio di fossa. Zuppa inglese! Ogni cosa mi ricorda il sacco dei bretoni a Cesena. L'anno successivo Papa Urbano VI assegna ciò che resta di Cesena a Galeotto I Malatesta, che cominciò a costruire subito la nuova rocca, quella ancora esistente, dando inizio alla signoria dei Malatesta, il periodo di maggior splendore nella storia di Cesena. La rocca malatestiana è una delle più imponenti della Romagna. Ci hanno fatto percorrere le mura dall'interno. Come era tradizione, sono state usate anche come carcere. Dentro alla rocca ci sono due masti chiamati maschio e femmina. Chissà quale dei due è il maschio. Ah, deve essere quello. Dentro sono conservate due armature originali usate per la giostra all'incontro, che è durata dal 1465 fino al 1838, quando è scappato il morto. Lui probabilmente ha assistito alla scena, sembra ancora scosso. Ora la giostra è ripresa con solo l'aspetto pittoresco e le dovute misure di sicurezza. Qui ci tengono a dire che è passato Leonardo da Vinci e che ha fatto qualche schizzo della rocca e ha inspessito le mura. Wow, è praticamente Leonardo da Cesena. La posizione strategica della rocca le valse il soprannome di Falcone di Romagna. Gatto Rocco della Rocca! Morto il nostro Pino III degli Ordelaffi, a San Mercuriale c'è la sua prima moglie, Barbara Manfredi, Forlì entrò in crisi e Papa Sisto IV pone come nuovi vicari Girolamo Riario e la nostra Caterina Sforza. Questa signoria scontenta tutti per tasse e carestie, viene quindi organizzata una congiura in cui Girolamo Riario viene ucciso. Il castellano che presiedeva la rocca di Ravaldino però rimase fedele alla signoria e Caterina riuscì a convincere i congiurati a lasciarla entrare dentro la rocca, promettendogli che sarebbe entrata solo per persuadere il castellano ad arrendersi. E invece, guarda i casi della vita, non uscì più e il castellano Giacomo Feo divenne il suo amante.
I congiurati allora minacciarono Caterina che se non fosse uscita dalla rocca avrebbero fatto del male ai suoi figli, rimasti fuori come pegno di fiducia. Allora si racconta che Caterina si affacciò dalle mura, alzò la gonna e gridò: «Tanto con questa ne faccio altri!» LOL, dissero i congiurati, ce l'ha proprio fatta. Uccidete i suoi figli. La vendetta di Caterina non si fece attendere. La torre civica, eretta dai tempi dei Romani come torre di vedetta, divenne col tempo un carcere crudele, dove si moriva di stenti e i sopravvissuti venivano squarciati e appesi. Ma un po' di portici qui? Anche il nuovo amante di Caterina venne assassinato e il teschio del responsabile venne appeso a una picca sulla torre e resistette per 4 anni. Insomma, Caterina non perdona, anche se lei si sforza di essere buona. Ci volle Cesare Borgia per farla sloggiare. È rimasto ancora qui il suo stemma. Nome di via molto confuso. Passatelli con stridoli, pancetta e formaggio di fossa. A Cesena, nel 1429, Domenico Malatesta Novello assunse il controllo della città. È fratello di Sigismondo, il signore di Rimini. Chi mi ha seguito fin là lo ricorderà con affetto. Appassionato bibliofilo e fine mecenate, dona alla città la splendida Biblioteca Malatestiana, realizzata su progetto di Matteo Nuti da Fano, discepolo di Leon Battista Alberti, e inaugurata nel 1454, come mostra l'incisione sulla porta. Un curioso simbolo che ricorre nella biblioteca è l'elefante, emblema dei Malatesta, accompagnato dal motto latino «L'elefante indiano non teme le zanzare», riferito alle zanzare delle paludi ravennati, dove vivevano i nemici da polenta. Per aprirla servono 2 chiavi, una del convento e l'altra della città. Infatti la Biblioteca Malatestiana è la prima biblioteca civica d'Europa, è rimasta praticamente intatta dal 1454. La luminosità proviene esclusivamente dalle finestre, studiate per ricevere il sole in ogni ora della giornata. L'Aula dei Nuti è costruita a forma di basilica con 3 navate e ha 58 plutei, che sono i banchi, dove i codici sono ancora oggi incatenati, sia per impedirne il furto, sia per evitare che i lettori spostassero il loro ordine. I libri commissionati da Novello di metà 400 sono di ogni disciplina, dalle più utili a Sant'Agostino. Lui amava molto Sant'Agostino, bello ma un libro intero sulla sua interpretazione del Vangelo di San Marco mi sembra un po' uno spreco. Mandate a letto i bambini che questo è un libro Erodoto. Oltre ai libri commissionati, ce ne sono di acquistati esternamente, come questo in ebraico. Siccome gli ebrei non possono fare i disegni, si sono inventati i disegni con le parole. Giurisprudenza, con le famose glosse, le spiegazioni in parte alla legge, come con la Divina Commedia a scuola. A Bologna abbiamo conosciuto i glossatori e queste cornicette che sembrano improvvisate a penna. Hanno cercato di convincermi che sono studiate e carine, ma io le trovo orrende e che rovinino tutto. Per il suo incredibile stato di conservazione, questa biblioteca è stata riconosciuta dall'UNESCO come memoria del mondo. Lasagna vegetariana strozza preti pomodorini stridoli. A proposito di preti, alla morte di Novello, nel 1465, Cesena torna sotto il dominio pontificio. Nel 500 in Piazza del Popolo troviamo anche la Fontana Masini, dal nome dell'architetto cesenate Francesco Masini, che la progettò, ovviamente già piena di stemmi di papi e cardinali. Cesena coi papi avrà una storia intensa, tanto che dal 1775 darà al mondo ben 3 papi. Il cesenate Giovanangelo Braschi diviene Papa Pio VI. A seguire un altro cesenate diventa Papa Pio VII Chiaramonti, che ha lasciato la sua biblioteca proprio di fronte a quella malatestiana. C'è il libro più piccolo del mondo. No, non questo. No, neanche questo. Questo! E in ultimo c'è Enrico Papi, no dai scherzo, il vescovo di Cesena diventerà Papa, indovinate un po' esatto, Pio VIII Castiglioni, che però siccome non è proprio di Cesena ma sarebbe il vescovo di Cesena, qui dicono che è mezzo tarocco. Nel ventennio fascista Forlì diventa una città speciale e la città del duce.
A pochi chilometri si trova Predappio, la città natale di Mussolini, quindi Forlì verrà tirata a lustro e diventerà fucina sperimentale dell'architettura razionalista. La si trova spesso, è uno stile rigido, preciso, funzionale, ordinato e monumentale. È molto particolare passare dal gotico romano medievale al palazzo razionalista del tribunale. Inutile dire poi che io che amo fare la caccia al tesoro dei fasci littori ho avuto molta soddisfazione. Collezionali tutti! Voi di Forlì ne conoscete altri? Tutto qui ricorda in qualche modo il ventennio. No, a parte questo. Una chicca visibile solo dall'alto invece sono l'istituto tecnico a forma di M e il palazzo degli uffici statali a forma di B. Un'altra caccia al tesoro invece si può fare coi grandiosi murales della città, disegnati da artisti di tutto il mondo che colorano e ravvivano i quartieri di Forlì. Così come a Cesena si trovano le sculture di Leonardo Lucchi, in primis i famosi equilibristi, ma tutta la città è sparsa di sculture, fino a Piazza del Popolo. Quindi, quando passate da queste parti, occhio! E queste erano Cesena e Forlì, una con la biblioteca civica più antica d'Europa e l'altra con Caterina Sforza, Madonne che escono dalle fiamme e uno stile architettonico affascinante. Quindi alla fine quale delle due città scegliere? Beh, a meno che non siate delle zie, la risposta è semplice. Sono a 10 minuti di treno.